Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice e sono qua per insegnarvi la lingua e cultura italiana. Nel video di oggi parleremo delle preposizioni semplici in italiano. Le preposizioni semplici sono sicuramente una parte del discorso molto utile da sapere per riuscire a formulare al meglio una frase. Le preposizioni in italiano si dividono in due gruppi, semplici e articolate. Le preposizioni semplici sono le seguenti: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Mi ricordo che quando ero piccola e andavo a scuola e la nostra insegnante ci parlava delle preposizioni, ci faceva studiare le preposizioni semplici come se fossero una parola unica. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. E mi ricordo sempre di tutte le preposizioni semplici in questo ordine proprio perché lei non faceva altro che farcele ripetere per molto tempo di modo che ci rimanessero in testa come un'unica parola. Secondo me potete fare questo esercizio anche voi. Vediamo qualche frase nella quale vengono utilizzate le preposizioni semplici. Ho un bellissimo ricordo di te. Ho dato il regalo a Paolo. Vengo da Firenze. Leggeremo il libro in una settimana. Vieni con noi in vacanza. Questo regalo è per mia sorella. Ogni preposizione semplice ha un significato e viene utilizzata per indicare qualcosa. Indicare un luogo, indicare un tempo, indicare la provenienza, indicare l'appartenenza. Ho realizzato per voi uno schema su tutte le preposizioni semplici che vi può far capire quando utilizzare una invece che un'altra e vi può aiutare come riferimento per capire anche come tradurre certe espressioni dalla vostra lingua madre all'italiano. Andiamo a vedere insieme. La preposizione di può essere utilizzata per indicare la città dalla quale proveniamo. Per esempio, sono di Firenze, sono di Venezia, sono di Milano e così via. Invece può essere utilizzata davanti ai giorni della settimana per indicare il tempo. Di lunedì vado a scuola. Di martedì vado al corso di inglese, di mercoledì vado a fare la spesa e così via. Ma la preposizione di indica anche le parti della giornata, di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte. Io leggo questo libro di mattina. Io faccio la spesa di pomeriggio. Io mi bevo un tè di sera. Io vado a letto tardi di notte. Di può anche essere utilizzata per specificare l'appartenenza, dire che qualcosa appartiene a qualcuno. Questo libro è di mia sorella. Oppure può anche indicare di che cosa è fatto qualcosa. Questo cappello è di lana. Questo libro è di carta. Questo vestito è di seta. La preposizione a può essere utilizzata per indicare dove ci troviamo in un determinato momento, quindi per esprimere il complemento di stato in luogo. Sono a Roma, sono a Napoli, sono a Firenze. Significa che io in questo esatto momento mi trovo a Roma, a Napoli, a Firenze. Invece la preposizione di voleva dire che provenivo da Roma, Milano o Firenze. A può essere anche utilizzata come preposizione per indicare che ci troviamo in determinati luoghi. Per esempio a teatro, a casa, a scuola,
al mare, al bar, al cinema, al ristorante. La preposizione a si utilizza anche davanti a nomi di piccole isole per indicare che ci troviamo in quelle isole. Per esempio, io sono a Creta, io sono a Malta. La preposizione a, in senso di luogo, si utilizza anche con il verbo andare e indica che stiamo andando verso quel luogo. Per esempio, io vado a casa, sto andando verso casa. Io vado al cinema, io vado a scuola. Viene utilizzata anche davanti agli orari per indicare un'ora precisa. Incontriamoci alle 7 in punto, incontriamoci a mezzogiorno, a mezzanotte, all'1, alle 2. Se volete andare a ripassare l'ora, c'è un video YouTube interamente dedicato all'ora in italiano. Andate a vederlo per scoprirne di più. La preposizione a viene utilizzata anche davanti ai mesi, a gennaio, a settembre, a novembre, ad agosto e così via. E infine viene utilizzata davanti alle festività, a Natale, a Pasqua. La preposizione da indica provenienza e infatti viene sempre utilizzata con il verbo venire. Io vengo da Milano, io vengo dall'Italia, io vengo da Firenze. Significa che il mio percorso è iniziato a Milano e sto venendo, mi sto spostando a partire da quella città. La differenza nel dire io vengo da Milano o io sono di Milano a livello di significato non c'è o comunque è una differenza molto sottile. Dire io vengo da Milano significa che sono milanese, sono originaria della città di Milano. Però potrebbe anche voler dire che sono in macchina, mi sto spostando e provengo da Milano. Vengo da Milano, cioè il movimento è iniziato dalla città di Milano e mi sto spostando verso un'altra città. Dire io sono di Milano vuol dire io provengo da Milano, cioè io sono milanese, la mia provenienza è la città di Milano, è dove sono nata e cresciuta. Perciò quando si dice io sono di Milano si vuole sempre indicare la città alla quale apparteniamo. La preposizione da in italiano può anche essere utilizzata per indicare che in questo momento siamo o stiamo andando da qualcuno. Stasera sono da Martina, nel senso di stasera starò a casa di Martina. Oppure vado da Martina, sto andando a casa di Martina. Va benissimo dire vado a casa di Martina, ma se diciamo soltanto Martina sarà vado da Martina, non vado a Martina. È vado a e poi mi serve un luogo, non ci può essere la persona. Invece da può essere seguito da una persona. A livello di tempo invece da può essere utilizzato per indicare quando qualche cosa inizia. Per esempio studio dalle 9. La lezione di inglese è dalle 9 alle 11. La preposizione in viene utilizzata davanti a stati, regioni o isole più grandi, in Italia, in Toscana, in Sardegna, e viene utilizzata anche davanti a alcuni luoghi come per esempio in aeroporto, in stazione, in ufficio. In viene anche utilizzato per indicare le stagioni, in estate, in inverno, in primavera, in autunno, e viene utilizzato con alcuni mezzi di trasporto, per esempio in bicicletta, in macchina. La preposizione semplice con indica compagnia, con la bicicletta, con la macchina, con l'autobus. Praticamente in questo caso ha la stessa identica funzione di in, indica il mezzo di trasporto con il quale ci stiamo muovendo.
Inoltre il suo uso principale è quello per indicare la compagnia di qualcuno. Per esempio, vado al parco con Martina, vieni con me, andiamo con Paolo a scuola. La preposizione su indica la posizione di un oggetto che si trova sopra un altro, sul tavolo, sul divano, sulla sedia e così via. Si usa anche nell'espressione navigare su internet e viene utilizzato per introdurre un argomento. La prossima lezione sarà sulle preposizioni semplici. La preposizione per viene utilizzata con il verbo partire per indicare il luogo nel quale stiamo andando. Io parto per l'America. Viene anche utilizzata per esprimere la durata. Ho studiato per 3 ore. Ho viaggiato per 2 giorni. Viene utilizzata anche per esprimere il fine o lo scopo. Parto per lavoro. Vado in biblioteca per studiare. Esistono poi una serie di espressioni fisse con il per favore, per piacere, per cortesia, per fortuna, per esempio. Fra vogliono dire la stessa identica cosa e possono essere utilizzati entrambi. Vengono utilizzate per indicare che qualcosa si trova nel mezzo tra 2 cose o 2 persone. Per esempio, la scuola è tra il bar e la posta. C'è un posto libero tra me e te e fra può essere utilizzato al posto di tra. Può anche essere utilizzato per indicare azioni future. Tra 2 ore partirò per Roma. Tra 3 giorni tornerò a casa. Tra 10 anni sarò medico. Si utilizza anche in frasi come sei il migliore tra i miei amici, nel senso di tra tutti quanti. Bene, spero che questa lezione sulle preposizioni semplici sia tornata utile a tutti voi. Se avete dubbi o domande, come sempre potete scriverli nei commenti qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!